Per me il viaggio è esplorazione, è voglia di conoscere posti nuovi, è una cosa che ho dentro fin da bambino perché mi è sempre piaciuto viaggiare. Il mio rapporto con la moto è iniziato viaggiando ancora prima che la pista, i tempi, la velocità, quello è arrivato tutto dopo. Io prima ho viaggiato tantissimo e ancora oggi è alzarsi la mattina, accendere la moto, partire e respirare il fresco del mattino, è un'emozione fortissima. Viaggiare è fare qualcosa che non si fa abitualmente e soprattutto è il gusto di scoprire, vedere dei paesaggi magari che prima non si erano mai visti o che comunque spesso e volentieri vengono visti solamente sui social o comunque in giro da qualche parte, che non sembrano neanche veri, però poi quando ci arrivi sono veri. È un po' questo il bello, no? Scoprire l'esistenza di posti che non pensavi che esistessero. Per me viaggiare è l'evasione più totale, quella dove stacchi la spina, dove praticamente rompi con la routine di tutti i giorni, e il bello è che comincia anche prima, ovvero quando studi l'itinerario, controlli la moto e poi via, te ne vai. Puoi andare o da solo o in compagnia con gli amici, l'importante è comunque è questa evasione davvero così profonda che spesso ti fa anche un po' ritrovare te stesso. Con la moto giusta io non mi fermerai mai. Serbatoi grandi come cisterne, una protezione dall'aria da avere gran turismo e sospensioni capaci di assorbire davvero di tutto e soprattutto una capacità di carico in grado di impensierire la vostra station wagon. Le Max Enduro Travel sono oggi le vere moto da viaggio universali, quelle per cui è sufficiente salire in sella per sentirsi in cima al mondo. Benvenuti alla comparativa Max Enduro Travel 2023 di Red, una comparativa un po' speciale perché abbiamo usato le moto proprio come le usa chi le vive davvero. Gomma tassellata, borse piene, passeggero, di giorno, di notte, su strada e in fuoristrada, perché così le usate voi e così le giudicheremo noi. Ebbene sì, non è un segreto che questo segmento sia letteralmente stato inventato da BMW, da quando nel 2001 presentarono una versione ancora più grossa della già grossa R1150 GS. Si chiamava R1150 GS Adventure, era alta, grande, con una capacità di carico fuori dal comune e un serbatoio che assicurava percorrenze a prova di traversata del deserto. Un colpo di genio? No, semplicemente BMW seguì le inclinazioni di quelli che erano i GSisti più avventurosi, che prendevano la GS e la trasformavano in una moto da giro del mondo. E allora BMW gliel'ha fatta di serie e il mondo delle travel enduro non è più stato lo stesso. Oggi la R1250 GS Adventure rappresenta l'apice dello sviluppo di quel concetto di moto nato 22 anni fa. Una moto che negli anni si è raffinata ed evoluta fino a raggiungere quasi la perfezione. Questo almeno è quello che dicono gli avventuristi più incalliti, che magari di GS Adventure nella loro carriera ne hanno avute 3 o 4 e che a questa moto non è che sono affezionati, ci si sono addirittura incrostati sopra. Piccolo riassunto tecnico, giusto per ricordarci di cosa stiamo parlando. Il Boxster da 1254 cm3 con fasatura variabile Shift Cam eroga 136 cavalli per 143 Nm di coppia. Ovviamente immancabili la trasmissione a cardano, il paralever e il telelever, ovviamente gestiti in modo semiattivo dal Dynamic ESA.
Il serbatoio in alluminio porta 30 litri di benzina, le ruote scorrono rispettivamente per 210 e 220 mm. La sella è come un ascensore, va da 890 a 910 mm, ma con i vari sistemi di abbassamento e selle basse si può scendere a 840 mm. Il peso? BMW dichiara 268 kg in ordine di marcia. Alla nostra bilancia, con il pieno di benzina e le borse, la GS Adventure ha fatto misurare 302 kg. Interessante la capacità di carico di 217 kg, ovvero quanto noi possiamo caricare sulla moto. Una cosa curiosa, nonostante la GS sembri la più grande delle tre, in realtà è quella con l'interasse più compatto, 1504 mm contro 1560 e 1572 rispettivamente di Triumph e di Ducati. Allora, partiamo dalla prima, BMW GS, la chiamiamo sempre la regina e in realtà un motivo c'è, sia perché ha veramente 40 anni di sviluppo alle spalle, sia perché, insomma, basta andare in giro e vedere quante ce ne sono nelle varie configurazioni. Del resto, su questa qui ci sali sopra, è tutto al posto giusto, cioè ti senti a casa, è una sensazione del... non faccio niente, tanto fa tutto la moto, non devo pensare a nulla, fa tutto lei. In fuoristrada anche qui molto facile, non è tra le presenti, ma in generale anche non è una moto con la quale mi viene voglia di fare cose un po' più estreme, derapate, impennate, derapate sì, ma solamente perché c'è il boxer che è una goduria, però non è una moto con la quale mi viene voglia di fare cose estreme, anche perché è molto morbida di sospensioni, molto morbida, molto morbido il motore, è tutto molto ammorbidito e questo la rende veramente facilissima, cioè ci sali sopra, baricentro basso, poi sta in piedi da sola, super bilanciata. Anche strade bianche, anche quando sono un po' più impegnative, con questa non c'è problema. Annulla i 302 kg che abbiamo rilevato circa e questo è un risultato molto importante. Su strada, allora, con le Caru 4 che abbiamo su perde un po' di quell'omogeneità nella discesa in piega che la caratterizza, che l'ha sempre caratterizzata, però anche in questo caso fa tutto lei e poi soprattutto premiata. Non ci sono dei particolari che brillano, impianto frenante eccetera, è tutto super equilibrato e poi c'è questo motore che ha una coppia infinita, una goduria da usare, snocciolare le marce una dopo l'altra e poi i tornanti anche quelli più stretti, seconda, niente frizione, un filo di gas 0,9 ti porta fuori, veramente devastante. Inizia un po' a sentire il peso degli anni, soprattutto per quanto riguarda la gestione elettronica, perché con le altre due puoi andare a intervenire su molti più parametri, soprattutto delle sospensioni, dove qua rimangono sempre molto morbide, il Dynamic migliora un po' ma non di tanto, e qui invece col fatto che faccia tutto lei ti toglie un pensiero, ma sicuramente quando si vuole cercare il pelo nell'uovo, fare le cose di raffinatezza del dettaglio, ecco lì comincia un po' a mancare. E passeggero, che tu abbia dietro una persona, che abbia le valigie piene, qualsiasi cosa vuoi, la moto va sempre uguale, non fa nessuna differenza. Per anni la GS Adventure ha regnato incontrastata, a dire il vero qualche timido tentativo di farle concorrenza c'è anche stato, ma solo negli ultimi 2 anni c'è stato chi ha iniziato a fare davvero sul serio. La prima aspirante al trono è la Ducati Multistrada V4 Rally. A Borgo Panigale sembrano aver preso davvero molto sul serio l'impegno di dare fastidio a BMW nel segmento dove BMW è più forte. Se con la Multistrada V4 sembrano essere riusciti nell'intento, con la V4 Rally la sfida è ancora più dura.
Ducati ha però messo in campo tutte le sue capacità tecniche. Base di partenza il motore V4 Gran Turismo da 170 cavalli e 125 Nm di coppia, ma la moto è stata praticamente rivoltata per offrire più abitabilità a pilota e passeggero, protezione dall'aria ancora migliore, e già la Standard da questo punto di vista fa un lavoro eccellente, e una attitudine ancora maggiore ai grandi ride. Per questo motivo il motore adotta la deattivazione estesa della bancata posteriore per ridurre consumi e calore, e il serbatoio in alluminio arriva a 30 litri di capacità. Tutto questo senza esagerare troppo nelle dimensioni, perché la sezione frontale della Ducati Multistrada V4 Rally è la più compatta delle tre moto in comparativa, perché i litri del serbatoio Ducati li ha ricavati dall'interno, non allargando, il che secondo me è un bene. Inoltre Ducati può vantare un peso inferiore alle concorrenti, intendiamoci, siamo sempre al cospetto di un peso massimo, ma in ogni caso ogni chilogrammo risparmiato è un toccasana per moto come queste. 261 i chilogrammi dichiarati da Ducati per la Multistrada V4 Rally in ordine di marcia. Alla nostra bilancia, con il pieno e le borse, Ducati ha fatto segnare 285,5 kg, di poco ma è la più leggera delle tre, il che influisce positivamente anche sul carico massimo ammissibile, che è di 230 kg, è la moto che si può caricare di più. Oltretutto ha più altezza sella lei che gioielli la regina d'Inghilterra. L'altezza standard è da 870-890 mm, ma nella configurazione più bassa, con le sospensioni ribassate e la sella bassa in posizione bassa, la Multistrada V4 Rally può portare la sella a soli 805 mm da terra. Tecnologia, dicevamo. La Ducati su questo spinge forte, è l'unica con 2 radar, l'unica con il cruise control adattivo. Le sospensioni fanno scorrere le ruote per 200 mm, 200 mm davanti, 200 mm dietro. La Multistrada V4 Rally è anche la moto più completa in comparativa, il che inevitabilmente fa lievitare il prezzo, che supera i 30.000 euro. Multi V4 Rally, lei è l'apoteosi della sportività contestualizzata al segmento ovviamente, e l'apoteosi del progresso tecnologico, perché è vero, è la più costosa, ma è la più evoluta, cioè qui sopra c'è tutto quello che si possa desiderare e tutto quello che c'è funziona molto bene ed è estremamente raffinato, perché si può entrare nel dettaglio di ogni singola regolazione. Questo soprattutto su moto del genere è un plus non da poco. Per certi versi rispecchia un po' la GS, nel senso che le si avvicina molto, ma tiene comunque una sua anima ben definita, che è anche molto sportiva, come del resto era l'obiettivo per Ducati. È quella che protegge meglio dall'aria, non è la più confortevole di tutte in senso assoluto, però protezione aerodinamica sicuramente di altissimo livello, ma quello che la distingue è la sportività. La sportività in fuoristrada, perché ci sali sopra, è praticamente una moto da enduro. È vero, al 19 pesa tanto, tutto quello che volete, ma quando salite su questa moto l'ergonomia è giusta, bella stretta tra le gambe, il manubrio è giusto, riuscite a guidarla come volete e vi fa venire voglia di esagerare un po', no? E quando esagerate vi viene dietro forcella, direi perfetta per fare quasi qualsiasi cosa, nel senso che scorre molto bene e non va mai a fondo corsa. Forse è un po' altina di baricentro quando si va più piano, ma quando si dà del gas, motore, freno posteriore che finalmente funziona bene, cioè vi trovate completamente a vostro agio e la moto vi permette di esagerare. Le uniche due appunti che mi sento di fare sono manopole troppo dure, alla lunga stancano, e frizione anche questa molto dura, non è il massimo da gestire, però tutto il resto, perdite di aderenza nei traversi molto progressive, veramente sportivissima, come lo è anche su strada, perché quando si va piano ti viene dietro bene per essere una moto con un V4 e la catena veramente sia un livello altissimo di fruibilità, gestione del gas ottima. C'è un leggero no se confrontata alla GS, ma è quasi inevitabile. Però poi tutto questo, prendete, girate il gas, andate e la guidate come una moto sportiva, come una motard, come volete voi, nonostante le 4x4 siano delle gomme belle tassellate. Tutto quello che c'è è all'ennesima potenza, compreso il motore che quando girate la manopola vola, veramente un aereo. Passeggero non fa bene tanto quanto la GS, ma va molto molto vicina e soprattutto c'è tanto spazio anche per chi siede dietro.
Qui secondo me ai punti la multi si gioca veramente la vittoria, perché è vero, non è la più semplice da gestire alle manovre a bassa velocità o quando è a motore spento, soprattutto banalmente tirarla su dal cavalletto laterale, scalda un po' di più delle altre perché scalda, però che moto ragazzi, veramente che moto. Nome lunghissimo per una moto che effettivamente rappresenta una proposta unica nel segmento, sì, perché il mondo delle enduro, delle travel enduro si è sempre diviso in due grandi categorie. Per chi vuole viaggiare vuole solo ed esclusivamente il cardano, chi vuole far fuoristrada desidera per forza la ruota da 21. Nessuno era mai riuscito a mettere insieme le due soluzioni, adesso ci prova Triumph con l'Explorer, che effettivamente offre cardano e ruota da 21 e anzi anche il 18 posteriore come le vere fuoristrada, e quindi sul tavolo butta tutte le sue fiche. Ruote da 18-21 come le vere enduro, serbatoio da 30 litri come le vere viaggiatrici e trasmissione a cardano. È l'unica anche perché è unico il suo motore 3 cilindri con fasatura specifica per farlo lavorare come un bicilindrico, un motore capace di 150 cavalli e di 130 Nm di coppia. La Triumph ha anche le gambe più lunghe di tutte, l'escursione di entrambe le ruote di 220 mm. La sella però resta nei canoni alti di questo genere di moto con 875-895 mm da terra, anche se con la sella accessorio si può scendere a 855. Peso dichiarato 261 kg in ordine di marcia. Alla nostra bilancia con il pieno di benzina, quindi 30 litri, e le borse, la Tiger Explorer ha fatto segnare 287,3 kg. C'è da dire che la Tiger Explorer è anche la moto più economica della nostra comparativa. Economica per modo di dire perché equipaggiata come la vedete qui supera i 26.000 euro. Tiger 1200 Rally Explorer, allora lei è diversa dalle altre perché ha il 21 davanti e il 18 dietro, e questa sicuramente la rende forse la più adatta a fare veramente il viaggio della vita dove c'è strada, fuori strada e tutto quello che si vuole, no? Prima cosa, guardandola da fuori è praticamente identica alla sorella, alla 1200 Rally, e questo è sicuramente un bene, anche perché quando si guida, se non il fatto che sia un po' larga qui in alto, non si avverte di essere su una moto con serbatoio da 30 litri, quindi bravi Triumph anche nel design. Fuori strada, beh, il 21 davanti si sente perché dà tanta direzionalità, aiuta anche quando si prendono i sassi, un po' di taglio, qualche buca un po' più fastidiosa, aiuta ad avvertirla meno, e sia quando si va piano sia quando si va più forte si sente proprio il fatto di avere una ruota di diametro maggiore, che è il numero proprio 21 del fuoristrada. Bene anche l'ergonomia, la moto è bella stretta tra le gambe, quando si è in piedi si riesce a stringere bene, quindi anche qui si riesce a guidarla bene, forse pedane un po' troppo avanzate anche rispetto alle altre due, e non mi ha particolarmente fatto impazzire la forcella, non tanto in quanto a scorrevolezza perché scorre molto bene, l'idraulica lavora bene, però un po' troppo morbida, cosa che va molto bene quando si va piano, magari quando si va in due strada bianca seduti col passeggero, lì è perfetta. Quando si alza un po' il ritmo, ma anche non di tanto, si prende una buca un po' più impegnativa, magari non si vede, un po' inaspettata, ecco, fondo corsa, molto molle e si perde un po' di stabilità generale. Avrei preferito poi avere un freno posteriore un po' più incisivo nella prima parte di escursione, quindi con un po' più di mordente, e una rapportatura del cambio un filino più corta in modo da poter usare più spesso la seconda, perché spesso e volentieri si usa la prima e si è supportati da una frizione che funziona molto bene,
però è un po' duro il comando, alla lunga stanca un po'. Su strada sempre protagonista il 21 sicuramente, perché dà tanta direzionalità, e con questa gomma qui, con le Karoo 4 che abbiamo, che sono belle tassellate, fa avvertire meno i vuoti lasciati dal tassello, e questo non mi dispiace affatto. Posteriore da 150 poi la rende bella agile, che infatti insieme al baricentro alto non si avverte tanto il peso. Il contro nelle manovre a bassa velocità: bisogna far sentire la moto che il capo sei tu, anche quando c'è da fare classica inversione a U. Comfort ce n'è, mi piace tantissimo lo schiumato della sella, che è molto comoda, un po' stretta, forse un po' corta, però alla lunga non mi dà fastidio, mi trovo sopra bene. In autostrada protezione buona per le gambe fino qui, buona per il casco, le spalle invece rimangono abbastanza esposte e ci sono un po' troppe vibrazioni. Per il passeggero invece purtroppo le pedane del passeggero sono molto vicine ai piedi di chi guida e alle valigie, e questo non facilita neanche le operazioni di salita e discesa dalla moto. Per il passeggero bisogna prenderci un po' le misure, e quando si è nello stretto quel discorso della portatura un po' lunga in fuoristrada viene fuori anche su strada, perché i tornanti magari si fanno in prima, o anche quando si usa la seconda bisogna aiutarsi un po' con la frizione. Comunque vedremo ai punti come andrà a finire, perché è interessante soprattutto per via della ruota da 21, che è l'eccezione della comparativa. Vediamo. Come ben sapete, per tutte le nostre comparative noi cerchiamo, fino a che riusciamo, di mettere le moto in condizioni tutte uguali, quindi con il monogomma. In questo caso siamo stati a lungo indecisi se montare gomme stradali o gomme tassellate. Abbiamo poi deciso di montare le tassellate perché secondo noi tantissimi di quelli che usano le moto veramente, questo genere di moto con la 30 litri, monta questo tipo di gomme, a parte che sono molto belle da vedere, ma anche perché magari un po' di fuoristrada ce lo va a fare, fuoristrada in viaggio intendo. In questo caso abbiamo scelto le Metzeler Karoo 4, che sono l'ultima release del marchio dell'Elefantino, che ricordo è l'unico marchio che fa solo gomme da moto, e che devo dire mi hanno veramente sorpreso in modo positivo. Ovviamente questo genere di gomme deve dare, su queste moto che hanno tanto carico sul davanti, perché più di 100 kg sull'anteriore, devono dare sicurezza sull'asfalto, devono garantire un pochino di percorrenza, ma soprattutto performare bene in fuoristrada. Qui giocano un ruolo fondamentale le pressioni, che possono essere molto modificate su queste gomme. Ovviamente sull'asfalto la casa costruttrice, quindi Metzeler, consiglia assolutamente di usare le pressioni raccomandate dal costruttore, quindi dal libretto, ma poi quando si va in fuoristrada, come abbiamo fatto noi, si può scendere. Noi ci siamo portati dietro un compressorino per gestire le pressioni, magari ne sono, magari fermatevi dal benzinaio o portatevi dietro anche voi un compressorino come noi. Si può scendere a delle pressioni molto più basse, che possono andare da 1,9 fino ad arrivare a 1,6, non sotto l'1,6 per terreni morbidi. Devo dire che il grip offerto da queste gomme è davvero sorprendente sullo sterrato, molto sicure. Le abbiamo provate sull'asfalto asciutto e anche bagnato, e anche lì si sono comportate bene. Ovviamente su strada non si può pretendere di guidare come si guida una moto con le gomme, diciamo, stradali, bisogna andare con un minimo di attenzione, però si tengono dei ritmi davvero interessanti. Il posteriore, altra cosa interessante, è bimescola, quindi per 3/4 del tassello c'è la mescola dura, poi comincia a diventare morbida e quindi offre maggiore grip. Non entro più nel merito perché abbiamo già provato queste gomme, vi lascio il video in descrizione, se non dicendovi che qui abbiamo una rappresentanza di tutte le misure, perché abbiamo il 170 60 17, il 120 70 19, ma sulla Triumph abbiamo il 18 posteriore e il 90 90 21 anteriore. Questo è più o meno tutto quello che mi sono segnato sulle Metzeler. Mi raccomando, le pressioni sono veramente fondamentali per avere delle buone prestazioni in fuoristrada, ma devo dire che tra l'altro noi le abbiamo sgonfiate, siamo andati in fuoristrada, poi siamo tornati sull'asfalto tenendo le pressioni a 1,9 e la gomma ha funzionato benissimo anche a 1,9, quindi una pressione che non è consigliata dal costruttore, ma che noi ci siamo trovati a fare tra un trasferimento e l'altro, tra un fuoristrada e l'altro, e devo dire che comunque nessun tipo di problema. È ora di rientrare e commentare in studio.
Benvenuti nello studio di Red in compagnia di Stefano Cordara. Siamo arrivati ormai alle conclusioni di questa nuova grande comparativa dedicata alle maxi crossover, enduro travel, categoria sempre più interessante. Poi novità in arrivo nel 2024, probabilmente arriverà una grande protagonista. Ma Stefano, cosa sta succedendo in questo mercato innanzitutto e come sono andate le nostre 3 protagoniste? Perché abbiamo deciso di avere qui alle nostre spalle per adesso, prima di decretare la vincitrice, proprio la GS Adventure? Quella che io chiamo Sua Maestà la GS, no? Non impropriamente, perché quando vai in giro per le strade alpine vedi 100.000 GS, poi è moto degli altri. Però perché abbiamo la GS? Perché il segmento, come ho detto all'inizio del servizio, lo ha inventato letteralmente BMW, seguendo un po' quello che facevano i suoi appassionati acquirenti che compravano il GS normale, che già era grande ai tempi, il 1100, 1150, poi gli mettevano il serbatoione, le borse d'alluminio, andavano in Africa, si trovavano, facevano il giro del mondo, loro hanno detto vabbè, ve la facciamo noi, e l'hanno fatta. E da lì veramente il mondo delle maxi enduro non è stato più lo stesso, perché la GS ha segnato sicuramente un riferimento per quelle che io definisco le travel enduro, non so, chiamiamole così. Stanno rimpiazzando in un certo senso le GT, perché il dubbio se prendersi una GS o un RT per molti c'è. Viaggi con una protezione aerodinamica esagerata, autonomia esagerata, perché comunque per chi vuole fare determinati tipi di viaggi, poi che sia utile, inutile, non so, che le benzinate, però cioè, ci sta. E devo dire che noi nella nostra prova abbiamo fatto ben poco rifornimento, cioè nel senso, il serbatoio ti dimentichi di fare benzina e poi una capacità di viaggio, di carico molto elevata e capacità di affrontare anche percorsi in fuoristrada. Il mix è vincente, è una moto veramente a 360 gradi. Anche noi, quando ce l'abbiamo in redazione, in moto come queste, lasciamo giù la macchina, usiamo sempre queste. Le più ambite. Sì, sono sempre le più ambite, anche se poi la gestione... Ecco, volevo partire proprio da questo presupposto. Moto a pieno carico, tema molto interessante per noi. Voi in questo caso, io non ero presente alla comparativa, avete deciso proprio di interpretarlo come farebbe ognuno di voi, cioè con il passeggero, con le borse piene, cariche, per capire come ci si muove quando c'è da fare l'inversione a U sul tornante o in falsa pendenza, quando c'è da tirarla su e giù dal cavalletto. Non sono più moto semplicissime, anche perché i pesi rilevati sono interessanti. No, assolutamente, stiamo parlando di pesi massimi. L'impegno delle case è rendere queste moto più accessibili possibile per un più ampio numero di motociclisti possibile. È chiaro che ci vuole un minimo di, come dicono gli inglesi, skill, un minimo di capacità, non è una prima moto, devi avere la gestione della moto e sì, abbiamo deciso di guidarle veramente come dovrebbe farlo chi compra una moto così. Quindi abbiamo scelto le gomme tassellate, siamo stati in dubbio fino all'ultimo se usare stradale o tassellate. No, tasselliamo, andiamo a fare fuoristrada, andiamo a fare un po' di esplorazione, non il fuoristrada che vado a fare i salti, perché queste moto qua non sono nate per far quello. Passeggero e borse cariche. Non abbiamo messo il bauletto, però non abbiamo tenute le borse laterali, che è un po' il tipico, no? Che poi dopo magari si usa il miglior compromesso dietro, sì, esatto. Compromesso. Vabbè, il passeggero, parliamo subito di lui, dai. Come viene trattato su queste 3 moto? Se è ben accetto, sì, da sempre è ben accetto, soprattutto parlando di GS Adventure. L'impegno importante di Ducati con la V4 Rally era quello di arrivare il più vicino possibile come identità a questo mondo, anche per acquisire nuovi clienti, e anche Triumph a modo suo con una scelta un po' diversa. Questa volta il passeggero l'abbiamo esploso, un po' per i chilometri che ha fatto. È proprio esploso letteralmente? No, è un po' perché abbiamo esploso le voci del voto, quindi abbiamo scelto ampiezza della sella, imbottitura della sella, posizione in sella, quindi se sei ergonomicamente messo bene, spazio vitale, il che vuol dire spazio che ti lasciano le borse per le gambe, per i piedi, lo spazio tra te e il pilota che è esposizione all'aria, eccetera, eccetera. Quindi sono state votate tante voci perché spesso chi va a comprare queste moto va con la moglie, con la fidanzata, la fa sedere dietro ed è una, come dice, discriminante per l'acquisto. Abbiamo messo la GS qui non a caso perché ancora oggi con il passeggero ha qualcosina in più, sia dal punto di vista del passeggero, tant'è vero che il passeggero quando buttavi le chiavi, ma su quale salgo? Devo salire su quella lì, su quella là, se lui doveva scegliere saliva sul GS. Non a caso ha vinto. Adesso vedete la scheda in sovraimpressione, sì. che ci aiuta molto a capire come è andata e come deve essere probabilmente la logica, filosoficamente parlando, del supporto di un passeggero al seguito. Cito come ottimo risultato la posizione proprio del passeggero che assume stando dietro sulla BMW, ottima, e anche
lo spazio vitale 29, quindi la distanza tra te e il pilota, l'altezza che hai rispetto al pilota per prendere meno aria, la protezione aerodinamica. Un tema magari critico di BMW, che magari risolveranno con le nuove, sono le maniglie, perché il portapacchi è veramente sottile, quindi hai poca consistenza quando ti vai ad appigliare. Questa è stata una cosa che è stata rilevata praticamente dal passeggero. Subito a ruota, multistrada. Devo dire ottimo lavoro, perché multistrada è una moto molto particolare. Hai 30 litri, ma è compatta. Ha l'interesse più lungo di tutte in realtà, però quando la guidi ti sembra sempre di guidare una moto piccola, cioè dopo 20 km non sai più che stai guidando un 30, io ho una moto col 30 litri, quindi la dinamica di guida è molto molto bella, il passeggero è messo bene, le maniglie sono meglio del GS, lo spazio vitale è sufficiente, la protezione dell'aria buona, quindi è lì a ridosso, non è perfetta perché la sella è un po' più dura, però insomma siamo ad altissimi livelli, cioè quello che voglio dire è, stiamo parlando di tre moto ad altissimi livelli, i voti medi, se andiamo a vedere la media dei voti, sai che noi votiamo dai 18 ai 30, siamo sul 27, 28, 25, quindi ampiamente, cioè, è chiaro che quando facciamo queste comparative, cioè, se tu le prendi singolarmente le moto dici ma fanno tutto bene, poi le comparative servono anche per mettere a confronto le cose, no? Vediamo qualche dato? Entriamo un po' più nel merito. Allora, come al solito noi, come ha detto giustamente Stefano, dividiamo ovviamente le votazioni in trentesime, anche per avere un range più ampio e addirittura ancora più dettagliato di quello che sono i risultati, perché come è successo ormai regolarmente nelle nostre comparative, il distacco tra il primo e l'ultimo, fra virgolette, è sempre di pochissime unità. Conta sempre tutto, compresa la dotazione, i consumi, il prezzo, insomma teniamo conto sempre di tutto. Questo giro passeggero ha avuto un peso importante, ma comunque che può spostare un po'. Okay, esattamente. Allora, partiamo dal motore, abbiamo deciso di definire 4 aree principali: motore, ergonomia, ciclistica e fuoristrada. Motore, apro una piccolissima parentesi, in realtà vedendo i dati forse un po' ce l'aspettavamo il risultato, vado in ordine proprio alfabetico, che BMW in qualche modo fosse un pochino arrivato, nonostante ancora sia la migliore per la qualità dell'erogazione, il carattere del motore, il comportamento della frizione, però la gestione del motore di BMW resta ancora un riferimento, diciamo, il pick-up, quello che è dallo 0 alla riapertura, è fantastica. Noi siamo andati a guidare su strade alpine, a volte molto tortuose, dove c'è il tornante molto stretto, e lì il Boxer ancora ha questo pizzico in più. Multistrada gli sta però proprio addosso, sono stati veramente bravi, perché l'abbiamo già detto in occasione della comparativa delle Enduro del 2021, però devo dire che se consideriamo che è il motore più piccolo di cilindrata, il più frazionato, secondo me hanno fatto un mezzo miracolo. La gestione del gas della Rally è, se possibile, ancora meglio della V4 standard. Del resto l'ha detto anche Federico in un confronto che ha fatto diretto, che abbiamo pubblicato da poco, ve lo metto qua sopra, bravissimo. Perché sono state raffinate le mappature, sono stati raffinati la gestione del gas, quindi non è quello che bisogna dire è che Ducati non è che ha preso la multi, gli ha messo su il 30 e le sospensioni lunghe ed è finita lì, no, hanno rielaborato tutto, le mappature eccetera eccetera, e quindi questo fa sì che sia ancora più raffinata la gestione del gas. La morbidezza con cui il GS riesce a fare le cose è avvicinata dall'elasticità del V4, che non raggiunge, ma c'è lì molto vicino. Triumph è un po' in difficoltà, un po' più ruvido anche un po' più ruvido il motore, un po' meno sotto coppia, non ne ha tantissimo, rapportatura un po' lunga, usi spesso la prima, mentre con le altre puoi andare su con la seconda anche proprio quasi da fermo praticamente, e questa cosa qui alla lunga, dopo ore e ore, ti dà un po' fastidio, no? Ti stanca, perché comunque sempre il tornante in prima, con la frizione in mano, soprattutto se c'è il passeggero. Non è una guida mai rilassata quella di Non è una guida rilassata, e è un po', secondo me, faccio un parallelo tra quello che avevamo rilevato 2 anni fa con la Pan America, quando abbiamo fatto le enduro normali, e la Triumph. Vedo un ottimo potenziale, forse un filo acerbo, un po' di on-off, un po' di gioco, cioè al Cardano però ha un gioco di trasmissione un po' che si sente, e sono tutte cose che ti fai andare bene quando cominci a guidare la moto, ma poi quando fai come noi 12 ore al giorno di sella, alla fine qualsiasi cosa ti infastidisce, quando viaggi per 12 ore ti infastidisce tutto, no? E qualsiasi cosa viene un po' enfatizzato. La sella della Triumph invece è buona, lo schimato molto buono, la posizione non perfetta, e il passeggero un po' più alto, si sente di più, la moto lo sente di più, però magari ne parliamo dopo con la ciclistica, e prende anche un po' più di aria, e per cui però trasmissione del calore super top. Ecco.
Proseguiamo, andiamo via rapidissimi perché abbiamo un sacco di temi. Ergonomia e comfort. Anche in questo caso, guardando e guardate con attenzione, fermate poi se volete la visualizzazione del video, osservate con attenzione, vi accorgerete che nonostante tutto, da questo punto di vista, ancora GS ha una serie di semafori verdi che indicano che ancora il progetto è attuale per certi versi. È chiaro che GS è un progetto evoluto in 40 anni di storia, diciamo meno per la GS Adventure perché è arrivata nel 2001, quindi sono 22 anni comunque che stanno facendo l'Adventure e pian piano sono arrivati... Come è cambiata però l'Adventure rispetto alla prima che abbiamo provato? Forme pacciose, era bassa, guardandola adesso, insomma... adesso è bella imponente, sì. Però il sviluppo è continuo e in BMW, questa moto per BMW è fondamentale, loro la studiano proprio col passeggero, quindi comunque a livello di comfort è molto valida. La Multi, ripeto, anche lì a ruota, con qualche punto debole che è la trasmissione del calore. La gestione del calore sulla multistrada non è ottimale. Non che il GS, attenzione, sia la moto più fresca del mondo, perché il serbatoio del GS è molto fresco, ma la parte destra dove passa lo scarico con le borse e il cilindro crea un giro d'aria tale che la parte bassa della caviglia del pilota e del passeggero della gamba destra sia molto calda. Noi abbiamo guidato tra i 10 e i 37 gradi, quindi possiamo dire di averle fatte tutte. Devo dire che la multistrada, fino a che ci sono 26, 27, 28 gradi, la parte della calzata qui è calda, ma è una cosa sopportabile. Sopra i 30 diventa... Il serbatoio della Multi è in alluminio. E trasmette un po' il calore. Ovviamente l'alluminio trasmette di più. Sì, c'hai la percezione o no? Perché comunque è un serbatoio importante. No, l'alluminio lo senti rispetto a quello di resina, diciamo, la Multi normale è più caldo, quindi eleva. Poi Ducati ha fatto delle protezioni sul serbatoio, ma più che quelle, io non ho le gambe tanto lunghe, quindi la mia gamba stava un po' più in basso, sono le cartelle di protezione intorno ai cilindri posteriori. Secondo me lì si può lavorare per fare meglio. La selle, parliamo di ergonomia e comfort, sì, certo. BMW 10 lode, senza dubbio, multistrada anche lì abbastanza ridosso, un filo più rigido, un filo più sportiva, ma perché la moto in sé è tutta un pochino più sportiva. Anche quello, dopo tante ore di sella, ovviamente più morbida è meglio è, no? E quindi tu alla fine dopo un po' dici, ma sai quasi questa qui. Però devo dire che l'ergonomia della Multi è perfetta, la protezione dell'aria è di altissimo livello veramente, tant'è che è il motore che non fa rumore con questo scarico, invece il BMW è sempre, ce l'è sempre presente, sempre nelle orecchie, quando vai a 130, 140, cioè proprio la velocità, diciamo, gira un po' alto anche il motore. Lo senti lì che gira alto, con lo scarico che ti rimbomba nelle orecchie, alla fine è un po' anche noioso. Bello quando fai le sgasate in città, ma quando stai viaggiando per ore, invece la Multi a 150 all'ora non la senti neanche andare. Ti viene voglia proprio di scendere da quanto è confortevole in quel range lì, e sembra apparentemente senza sforzo. Ma brava Ducati che rispetto alla sua tradizione è riuscita a portare avanti un'idea così. Mi fa piacere notare... So che in Ducati, perché ogni tanto parlo con i tecnici, no? Il rumore è un tema, dobbiamo fargli fare più... No. A me no. No, non sono d'accordo, soprattutto per chi viaggia per tante ore è meglio, anzi, che sia un dettaglio in meno che ingombra a livello di comfort e che non renda peggiore la permanenza, perché poi in queste giornate, ragazzi, quando arrivi a 35-36 gradi hai voglia di arrivare e scendere dalla moto, quindi se sei anche frastornato. Triumph, come dicevo prima, schiumato della sella buono, posizione di guida un po' anomala, le pedane sono un po' avanti, è quasi più da turismo che da... Ricorda un po' l'Africa Twin? Pedane avanzate? Pedane avanzate, e quindi anche qua dopo quando andremo nel fuoristare, quando ti alzi in piedi per guidarla fuori, non sei proprio attuale, il manubrio non è, come dire, sali su, dici, non è una brutta posizione, poi provi le altre e dici, cavolo, però le pedane sono un po' avanti, il manubrio è un po' particolare, però lo schiumato è buono della sella, devo dire, e la trasmissione del calore nettamente la migliore di tutte. 3 cilindri. Nelle situazioni in cui abbiamo trovato noi, però vibra un po'. Sì, un po' di vibrazione, vedo che è decisamente la più bassa a livello di vibrazioni, a livello di punteggio. Quando vai a velocità costante, autostradale, cruise control inserito, così, quella roba lì si sente. Ecco, aggiungo nel comfort abbiamo valutato anche il cruise control, perché l'uscita del cruise control quando tu vai a fare l'extra corsa del gas perché devi rallentare, ci sono sempre dei lamentati da parte delle compagne che quando chiudi, pam, ti dà la testata dietro perché l'uscita è troppo brusca. Triumph abbastanza brusca, BMW
abbastanza brusca, Ducati non te ne accorgi neanche, proprio la gestione del cruise control è fantastica. Quindi lavora anche su un freno motore molto libero, in questo caso è stato fatto un ragionamento lavora proprio l'uscita del gas e una chiusura delle farfalle molto omogenea, in modo che anche sia tutto molto morbido e anche il passeggero non abbia a risentire, cioè sono dettagli, però ripeto, tante ore in sella tutto viene amplificato per 10. Parliamo di guidato. Se avete altre domande su questo tema, ovviamente avendo affrontato il tema viaggio veramente in modo approfondito, scrivete qua sotto. Proseguiamo. Ciclistica e in questo caso piacere di guida. È un tema delicato perché ovviamente c'è un confronto interessante tra un telelever, una forcella e una forcella lunga, perché abbiamo il 21 di Triumph. 3 modalità diverse anche per i 18 posteriori di Triumph, quindi completamente diversa rispetto alle concorrenti, benché a listino, ricordiamolo, Triumph ha la 1200 GT che è equipaggiato sempre col 30 litri. Noi abbiamo invitato Triumph a fare la comparativa, hanno voluto partecipare con la 21, secondo me scelta azzeccata perché è l'unica che c'è, quindi ci sta. Allora, gusto di guida, Ducati anche col tassellato fa la differenza, la ciclistica è molto raffinata, la moto tra l'altro è la più leggera delle tre, quindi questo fa. L'assetto in touring, in sport è sempre valido. Io l'ho quasi sempre guidata in touring perché avendo i tassellati è meglio avere una forcella che lavora un po', non spinge troppo sulla gomma, però vi assicuro che il ritmo che tenevamo con le Caro 4 incredibile su strada. Grande gomma. E poi in fuoristrada fa paura. Quindi a livello di assetto, sospensioni, mappature, la Ducati ha una marcia in più, si vede che è una moto più moderna. GS ha dei limiti qua, compaiono i limiti di un progetto che ha un po' di anni, quindi molto semplice gestire tutte i riding mode, un pulsante fai tutto, ma non ti consente di andare nel sottile, nel dettaglio, quindi Ducati puoi anche ingannare, no? Cioè puoi usare un caschetto e il bagaglio, 2 caschetti e il bagaglio. Cioè puoi dichiarare che stai andando in coppia con i bagagli, ma magari sei da solo. Ti fai un assetto un po' più personalizzato, BMW c'hai Road, Dynamic, finisce lì, resta sempre un po' molle. Ma anche morbida. con l'ESA, viaggiando da soli, caricando, ormai non ce la fa più sostanzialmente. No, resta è un limite... sempre un po' morbida, quindi resta sempre tendenzialmente confortevole, per quello che vince anche in comfort. Quando vuoi, e la moto te lo fa fare, andare un pezzettino più avanti, il mono si muove, capisco il perché BMW stia lavorando a quella cosa che avete visto nel talk, se non l'avete visto ve lo metto qua sopra. Ha la doppia molla, l'ammortizzatore con la doppia molla, col doppio spring rate, perché questa cosa qua loro dicono o lo facciamo confortevole o la facciamo sportivo, quel modo lì riescono a fare tutte e due, probabilmente loro stessi hanno visto che c'è questo limite e con questo sistema riescono ad ovviare, quindi avranno una cosa in più. È chiaro che gli manca un pezzettino, però da guidare è sempre facilissima. Io personalmente è la moto con cui devo dire faccio un endorsement, mi sono trovato meglio, ma perché appunto non sono altissimo, quindi la gestione della guida più morbida, quando devi fare l'inversione di marcia col passeggero in queste bassissime velocità resta ancora, aiuta chi non è più alto, per esempio, no? Però ricordo che Ducati, per esempio, per chi non è più alto, ha una serie di selle, può arrivare a 805, con la moto bassa, certo se uno si prende la rally e poi la abbassa, però lo può fare, moto bassa, sella bassa arriva a 805 da terra, è quasi una custom, quindi li tocchi per forza, però in queste gestioni qui a livello di guida cioè la BMW c'è questa cosa qui che ti aiuta, però quando vai un attimino più forte o vuoi guidare un pochino di più, forse ti permette di arrivare sempre lì, cioè ti permette di avere un certo tipo di passo costantemente che ti affatica anche meno di testa perché ti viene molto più naturale, senza dover eccedere, arrivare poi a velocità estreme o ritmi estremi e che poi, invece non ce la esatto, la Triumph alti e bassi, nel senso che ha delle sospensioni sicuramente molto raffinate, il 21 si sente. Mi aspettavo peggio onestamente dal 21 su strada con tutto quel peso. Tra l'altro scusa, segnalo che a livello di forcelle e monoammortizzatori, quindi ancora una volta Triumph attenta ai partner con cui produce le proprie moto, sostanzialmente è molto vicina alle altre due, assolutamente, pur avendo questa grande escursione, quindi sarebbe anche un po' più in difetto magari nei trasferimenti di carico. Una grande escursione, la moto è alta, la moto è tutta alta e quindi il peso è in alto. Poi loro portano la sella in basso per farti toccare e quindi la posizione da lì, la posizione un po' particolare. Però io ti dico, pensavo peggio il 21 con tutto quel peso perché sono più di 100 kg sul davanti, l'abbiamo pesate con le bilance, insomma, sono oltre 130, cioè 127, adesso non mi ricordo più quanti sono i chili sull'anteriore, se pensi il 21 con la sezione che ha, in realtà per il ritmo che vai turistico non devi andare a farlo, però pensavo molto peggio, il 150 dietro le regala maneggevolezza, è tutto molto morbido, molto trasferimento, quindi si vede che è un'endurona.
le altre sono delle travel, lei è proprio un'endurona. Quindi in fuoristrada uno si aspetta che Faccia qualcosa in più. Però insomma a livello di ciclistica diciamo sono 3 moto che non ci credi come vanno col 30 litri, col pieno e tutto, vanno tutte molto bene, poi in quel caso lì Ducati però prende il largo proprio. E la saliva stessa... la gente diceva, scendeva, no ragazzi, no, sembra di guidare un motardone, cioè adesso la esageriamo, scendevi da queste, salivi su Ducati, no, un motardone. È eccessiva il confronto perché non è vero che è un motardone, però tanto per dirti, e sali te la senti piccola, compatta, rigida, no? Rigida, non E rigida anche ben scomoda, proporzionata. rigida strutturalmente, quindi che fa proprio quello che vuoi. C'ha escursione, sì, ma non è molle mai e non è mai fuori luogo, e quindi bello. E allora, per chiudere in bellezza sulle tematiche che abbiamo sviluppato, Ducati che presenta una Desert X lo scorso anno per andare a fare fuoristrada e poi partecipa all'Erzberg quest'anno con Meo e fa lo show. Adesso, perché ha fatto lo show? Produce una versione rally della multistrada e guardando le nostre votazioni ha praticamente fatto bingo, 100%, rimane seconda semplicemente nel guidato stretto dietro a BMW, significa che hanno fatto centro. Vorrei mai, come dicono i milanesi che vogliono fare il cross, dico la sciocchezza, si sa già che c'è in cantiere questo, però cacchio, bravi Si sa già, Ducati. in realtà non si sa. Ah Se sì, ne cioè, parla, girano le se ne voci, parla, insomma, hanno già fatto i render, hanno fatto dei render, non insomma lo so. succederà qualcosa. Farà allora Ducati una motocross, non lo sappiamo, ma quello che sta facendo adesso anche nel fuoristrada con una maxi crossover enduro travel da quasi 300 kg, il dato è chiaro, Esatto. cioè bravissima anche da questo E punto di vista. anche a questo punto aggiungiamo la voce del fuoristrada perché è stata una voce a parte, anche lì è riuscita a fare lo step. Io ancora, perché sono meno capace nel fuoristrada, la GS l'ho messa lì. Però effettivamente la GS comincia ad avere dei limiti, metti mappatura off-road, ha tanta trazione ma non fa tanto strada perché il traction la tiene tanto. Quando prendi, noi eravamo su delle strade proprio alpine con come si chiamano? Le traversine. Le traversine di legno, quelle cose lì, quando prendi quelle cose lì la GS spancia, ogni tanto tende un po' magari a chiuderti l'avantreno, è un po' una guida tipica del GS, tutto questo sulla multistrada non succede, ha un livello di assorbimento di sospensioni più alto e chi è un po' più skillato come Federico che è più bravo ad andare fuori strada e quindi apre un pochino più il gas, ovviamente lì fa subito Risponde la differenza. subito. La Triumph, lì ti dici cavolo se il 21-18 in fuoristrada deve spaccare, sì perché il 21 va bene e lo senti in molte situazioni, ni perché le sospensioni anche con tutto il rebound chiuso così sono un po' morbide. Fin troppo e quindi fondo corsa accusa tanto la forcella e il peso in alto lo senti. Quella roba lì la senti e in più, la rapportatura lunga e non ha il colpetto di gas per fargli sai far saltare via l'ostacolo. Pronto, e quello si sente. Quella roba lì lo senti. Quindi fuoristrada sì, turistico, è come se avesse un po' una crisi, come dire, un po' una crisi di identità. Cioè volevano fare una travel, però è giusto fare una moto di questo genere secondo me perché esci dal coro. Però forse avendo anche la 19 in gamma, a questo punto questa l'avrei fatta ancora più estrema. Più fuoristradistica. Più off-road. Sì, poteva starci. E forse il 30 litri, anche no. Serviva sul 19. Non lo Insomma, so, ma nella filosofia di Triumph, anche durante la presentazione, ricordo, era offrire oltretutto un range di proposte molto ampio. Esagerato. E poi dichiarare ufficialmente di avere anche un primato, cioè essere gli unici ad avere una moto fatta così. Sono unici così, quindi mi aspetto che in fuoristrada deve essere proprio a fare la differenza Esagerata. rispetto alle altre e questo un po' per le pedane avanti non è proprio successo. Quindi dici, cavolo, io se fossi in Triumph dico ok, è buona la prima perché questa qui non è facile fare una moto così, però spingi di più in questa direzione a questo punto, falla ancora più off-road. Volete sapere chi ha vinto allora il nostro confronto? Bene, dopo la sigla e vi mettiamo qui sul nostro podio la protagonista di questa comparativa. Che potrebbe essere ancora lei oppure no. Potrebbe. Ben ritornati nello studio di Red, come anticipato avremmo messo sul podio virtuale la vincitrice di questo confronto. Devo dire con piacere che anche ovviamente rivedendo per l'ennesima volta tutti i dati emerge probabilmente ancora una volta il miglior pacchetto in generale. Sì, allora ritengo sottolineare che la prova è stata veramente completa. Abbiamo preso la pioggia, quindi abbiamo preso il bagnato, abbiamo fatto il fuoristrada col passeggero, con le borse, abbiamo viaggiato di notte,
guardando anche, votando anche l'illuminazione del faro, perché su queste moto qui è fondamentale, perché ci si trova spesso a viaggiare col buio, quindi insomma abbiamo cercato di fare, oggettivare, come dicono gli ingegneri, tutto il possibile. Sì, la Multi con qualche piccola cosa da migliorare, i grandi temi, grandi tra virgolette temi sono sicuramente la trasmissione del calore, la gestione del calore, che con cilindri posteriori in mezzo alle gambe insomma più di tanto non si può fare, il consumo, perché nonostante la deattivazione estesa, che ce l'ha solo lei, quindi spegne i cilindri posteriori anche fino a 4000 giri a seconda di quanta coppia chiedi, insomma una cosa veramente complicata, però che è comunque stato il più alto di tutte, 14,3 la media di tutto il viaggio contro i 16,5 di BMW. Non siamo anni luce distanti, ma comunque insomma un po' di consumo in più c'è, è la prima che va in riserva, quella con cui l'autonomia diciamo è un po' più bassa, quindi nonostante questi spigoli e le borse, aspetta aggiungerei anche le borse, che abbiamo valutato anche quella, la praticità di utilizzo delle borse, Multi e Triumph molto buone, sgancia aggancia, molto rapide, invece BMW già più macchinoso, però alla fine a livello di pesi siamo lì, 5,5 kg se non mi ricordo male, capacità BMW un po' meglio, Multi appena dietro, Triumph piccoline, un pochino piccoline, però la praticità di Ducati è da perfezionare, perché si aprono solo davanti, ogni volta che devi caricare devi girare davanti alla moto, insomma BMW da quel punto di vista Si li fa arriva da meglio. dietro e... Esatto, quindi questi sono gli spigoli che devono smussare in Ducati per creare la moto perfetta, vogliamo dirla così, però nel complesso guida in strada, guida in fuoristrada, col passeggero, è una delle migliori moto interpreti di questo segmento di sicuro. Diamo i voti, allora così completiamo quella che è la classifica generale con Ducati giustamente sul gradino più alto del podio con 3.589 punti, seguita a breve distanza da BMW con 3.542 voti, anche qui vedete con attenzione la nostra tabella, la nostra matrice in questo caso che vi racconta tutto, e un po' più distanziata con 3.258 punti Triumph. Mi preme sottolineare che, se vogliamo entrare un po' più nel dettaglio, come vedete nella tabella qui davanti a voi, se analizziamo soltanto la parte di guida on e off, Ducati è sempre davanti con 3.270 punti, un pochino più in là BMW con 3.217 e un po' più in là per davvero Triumph con 2.952 punti, con una media, e questa me l'hai fatta notare tu prima Stefano, molto importante. Sì, se avessimo fatto la media dei punti, no, da 18 a 30, e anziché fare la somma, diciamo che Ducati e BMW sono vicinissimi, 27,9, quasi 28 Ducati, 27,49, quindi quasi 27,5 BMW, un pochino più lontano sempre Triumph. Chiusura. Cosa ci dobbiamo aspettare? Domanda tecnica su come si evolverà secondo te questo mondo delle crossover, enduro, travel, dove potremmo arrivare oggi? Sistemi di sicurezza, quelli di cui abbiamo parlato di recente in un altro approfondimento con BMW, sì, per avere una guida ancora più sicura? Allora, sicuramente sì, queste sono le abbiraglie ormai, quindi su qua mettono tutto quello che si può mettere. In questo momento Ducati spicca, l'unica con il doppio radar, l'unica con il blind spot, l'adaptive cruise control, ha una dotazione, quindi anche lì ha fatto la differenza con i punti, poi è chiaro costa di più e abbiamo tenuto conto bilanciando anche quello, no? È la più cara di tutti, però ha anche più roba di tutti onestamente, quindi è lì che fa un po' la differenza, a parte la guida che ha dimostrato, anche se vedete un po' la tabella, non tutti i tester, non è stato unanime, e comunque la distanza di guida tra una e l'altra a volte è un punto, a volte 4 punti, quindi siamo veramente super vicini, però poi la dotazione fa guadagnare punti. Cosa ci aspettiamo? Sicuramente una risposta da parte di BMW che arriverà, lo sappiamo, ormai è chiaro, il 28 di settembre, appuntamento perché noi ci faremo trovare pronti col nuovo GS 1003, ma attenzione perché il 1250 resterà ancora Adventure per un po'. Il 1250 Adventure, secondo la filosofia BMW, la prima è la GS, poi magari arriva l'RT, poi magari arriva l'Adventure, oppure arriva la GS, poi dopo arriveranno le altre col 1003. Quindi c'è ancora un annetto di GS. La GS che è una moto fantastica, onestamente, e che però, insomma, la carta d'identità, il progetto risale al 2015, comincia a segnare, cioè gli altri arrivano, vanno avanti. È interessante perché fino ad oggi ci hanno provato sempre e non ci sono mai riusciti. Adesso tecnologia e tutto è avanzata e gli altri hanno preso un po' le misure e stanno arrivando. Mi aspetterei che arrivassero anche altri competitor in questo segmento, perché i giapponesi totalmente assenti, per esempio c'è la Africa Twin Adventure Sport, ma il serbatoio da 24, che c'è però un po' di differenze, sì. Teoricamente potevamo anche, però qua abbiamo deciso proprio le cisternone da 30 litri.
Yamaha totalmente assente, Suzuki totalmente assente, mi aspetterei che arrivasse qualcuno, ma non è un compito facile perché scalzare queste qua dal trono, se ne sta accorgendo Triumph, non è per niente facile. Triumph moto, secondo me, progetto intelligente, furbo, perché propone qualcosa di unico da affinare. Abbiamo parlato anche con Triumph, con qualche ingegnere, sanno bene anche dove mettere mano. intervenire. Io mi aspetto che le nuove 1200 avranno una bella evoluzione perché poi Triumph lavora molto seriamente, ha degli ingegneri molto validi e quindi mi aspetto che possano mettere mano e intervenire e migliorare quello che adesso è un progetto interessante e forse anche furbo, ma forse un filo acerbo, pur funzionando globalmente bene. Grazie Stefano. Ringraziamo quindi il direttore Stefano Cordari, direttore di Red, e Federico Faccioni e Alberto Raverdino che ha contribuito a realizzare questa comparativa, dove io mancavo, ve l'ho già detto, peccato, sarà per la prossima. Ovviamente commenti, considerazioni, domande qua, perché qui a Red si parla di moto davvero. A presto, ciao! Commenti? Ciao!